Buongiorno a tutti quanti, oggi è sabato, come tutte le settimane usciamo con il nuovo video. Mi raccomando, è fondamentale, se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale. Oggi apriamo il primo salame di trinciato di mais del raccolto 2020. Tra l'altro abbiamo un bellissimo video che fa vedere le immagini del nostro raccolto di mais. Adesso vi mando il link. Taglierino e al lavoro. Ok, è assolutamente incredibile, guardate. Praticamente perfetto, non si è sciupato nulla, si potrebbe mangiarlo così. Ecco perché questo metodo di conservazione dei prodotti, quello dei salami Budissa, è il migliore in assoluto. Non si butta via nulla, guardate che roba. È perfetto. Ad ogni modo non si può rischiare di dare alle mucche un prodotto che non è perfettamente conservato. La prima regola del benessere è un'alimentazione sana e pulita. Ecco che comunque sia scattiverò il primo metro e mezzo, così da essere sicuro che le fermentazioni aerobiche che sono partite in superficie le vado a scartare. Attenzione, non è che vado a buttarle, tutta questa roba che adesso io tolgo va dentro il biogas e produce energia elettrica, qua non si butta via niente. Non so se riuscite a percepirlo, ci sono dei pallini bianchi sopra. Ecco, io per paura che questi danneggino il rumine delle mie mucchine pulirò il primo metro. Ma essendo poca la roba, non vale la pena prendere il merlo e un rimorchio, faccio direttamente col carro. Vengo qui con il carro con cui di solito diamo da mangiare le mucche, mangio freso questo e poi vado a scaricarlo al biogas. Credo non mi fosse mai capitato un salame veramente così pulito. Mi ero preparato tutto di fare un mega schema di video, di rimorchi, pulizie, e invece mi tocca assorbirmi un salame perfetto. Adesso vado lì con questo carro, un paio di fresate e vedrete che il colore anche sarà un pochino più marrone verde. Avete visto ora superficialmente era tendente all'arancione. Non mi chiedete perché, deve essere un fenomeno di una delle trasformazioni, ma non lo so. A proposito di carri, il carro, questa macchina che sto usando, è la macchina con la quale noi diamo da mangiare alle mucche. Molto semplice il meccanismo, una grossa fresa davanti grazie alla quale si risucchia il mangiare da salami o dalle trincee. Dalla fresa il cibo viene sparato qua dietro, dove c'è un cassone con dentro due grosse cocle che girano come un mega frullatore e mischiano gli ingredienti, i vari ingredienti che entrano all'interno. Guardate che montagna di mais. Io penso che il biogas in questo momento sia la cosa più felice del mondo, perché il nostro biogas principalmente va a scarti, va a merda in poche parole, quella lì. Però è chiaro che quando può permettersi del trinciato di mais gode, è come quando noi si va a mangiare il pesce al ristorante. Per il biogas il trinciato di mais è lo spaghetto alle vongole. Ecco, abbiamo finito di pulirlo, adesso è veramente perfetto. Vi dico solo due cose: guardate lungo tutto il bordo
tra mais e plastica, la perfezione di questo prodotto. Non si butta assolutamente via niente. Non c'è cappello. Di solito il mais non si conserva nei sacconi, ma si conserva nelle trincee, ok? Immaginatevi un'enorme montagna di mais schiacciata dal proprio peso e ricoperta con un telo. Ecco, col metodo delle trincee succede sempre che i primi 5 cm di prodotto, quelli che sono a contatto con l'aria, marciscono, è garantito. E con la forca tutte le mattine bisogna togliere e scattivare quei 5 cm per non darglielo da mangiare alle mucche. Ecco, con i sacconi l'effetto cappello si chiama, questi 5 cm non c'è. Guardate, è perfetto tutto quanto, fino in cima. Altra cosa molto importante da guardare nel mais, quando si apre, è il chicco. Il chicco deve essere rotto. Vedete? Questo è il chicco di mais ed è rotto. Tra l'altro è molto buono. Questo è un altro chicco, anche questo rotto. Perché è davvero importante che il chicco sia rotto? Perché l'amido, la farina di mais che c'è all'interno del chicco, è assimilabile alle mucche solo se il chicco è rotto. Perché il chicco è naturalmente e geneticamente, strutturalmente fatto per resistere all'ambiente ostile del rumine delle vacche. Perché è proprio la natura che prevede che la pianta, per riprodursi e spostare il proprio seme lontano dall'albero, approfitti degli animali. Il seme casca dall'albero o dal mais, l'animale lo mangia e lo ricaga da un'altra parte. Quindi è la natura che prevede che il chicco sopravviva all'interno dell'animale. Allora noi cosa facciamo? Quando è il momento di trinciarlo, questo chicco lo rompiamo. Così rendiamo accessibile l'amido che c'è all'interno. Quindi una cosa da verificare è proprio la rottura del chicco. Altra cosa da vedere così a occhio, oltre ovviamente l'odore che è incredibile. Se ci fosse un po' di olio e un po' di sale, questo si potrebbe mangiare, veramente, non sto scherzando. Odore incredibile. E la dimensione. Sono abbastanza fissato, a me piace che sia abbastanza lungo il mais, trinciato grosso si dice, così che all'interno del rumine della vacca, oltre a dargli l'effetto evidentemente di sostanza nutritiva come fibra e come amido, anche una funzione meccanica, riempie il rumine proprio perché è tagliato grosso e quindi lo fa lavorare. Il rumine lavora, la mucca rumina e sta bene, e tra le altre cose produce anche latte. Quello che facciamo adesso è prendere un campione del fronte di questo mais, andiamo in ufficio e facciamo la sostanza secca. È importante, il campione va preso ovviamente in 3 o 4 punti diversi per avere un'idea un pochino più realistica della situazione. Bene, mentre andiamo in ufficio vi spiego al volo questo concetto della sostanza secca. Molto semplice. Affinché il mio alimentarista, il mio eccezionale alimentarista, possa fare la razione delle mucche ben equilibrata, ben bilanciata, deve sapere di ogni prodotto quant'è la quota parte di acqua, perché altrimenti si rischia di dare da mangiare alle mucche l'acqua. Ma ricordiamoci che l'acqua disseta, non sfama. E dato che uno può fare il trinciato di mais con dentro il 70% di acqua se lo trincia giovane, o con il 40% di acqua se lo trincia che è secco, è chiaro che noi settimanalmente dobbiamo tenere sotto controllo la sostanza secca di tutti i foraggi della nostra azienda, così che l'alimentarista la razione la può fare al netto dell'acqua. Allora, calcolare la sostanza secca con il microonde è molto semplice. L'obiettivo è far evaporare tutta l'acqua presente nel nostro campione. Quindi la prima cosa da fare è prendere un campione di 100 grammi. Si mette qua dentro e si pesano 100 grammi. Quando si ha il campione di 100 grammi si mette dentro il microonde e si fa andare per 5 minuti. Dopodiché si ripesa il campione e si rimette nel microonde per altri 5 minuti. Così facendo il peso sarà sempre meno e ci fermiamo quando per 2 pesate consecutive il peso non è cambiato, il che significa che l'acqua è evaporata del tutto. Quindi vedete, tutto lineare, tutto semplice. L'unica accortezza è un bicchiere d'acqua.
perché se qualora tutto il mais seccasse, il microonde prende umidità dall'acqua e evita che il mais prenda fuoco. Ecco, vedete? 100 grammi. A few moments later. Vedete? Ancora da 55 grammi, il che vuol dire che ancora il mais è ricco d'acqua. (36) inizia a essere il peso giusto. Oh, ce l'abbiamo fatta! 2 volte consecutivamente 36, vuol dire che questo è il peso del nostro mais. Ok, abbiamo finito finalmente, abbiamo capito che il nostro trinciato di mais mediamente ha una sostanza secca del 36%. Non è l'ideale, il mio ideale di un trinciato di mais è del 32, addirittura al 30% di sostanza secca, quindi un pochino più umido. Però ragazzi, questa qui è la vita in agricoltura. Non è un lavoro al computer, è impossibile coltivare 50 ettari di trinciato di mais e avere tutto alla perfezione, tutto come uno vuole. Il compromesso è la soluzione della vita in agricoltura. E riuscire a fare 100 ettari col 36% di sostanza secca, fidatevi che è un ottimo lavoro, un ottimo trinciato di mais. Quindi io alla fine sono molto contento. Adesso io chiamo l'alimentarista e con lui discuto della razione nuova e a voi vi auguro una buona giornata. Ci vediamo sabato prossimo.